Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. Video unboxing. Come vedete ho il forbice pronto perché ho appena aperto il pacco e siccome è un pacco gigante non potevo registrarlo sul solito tavolo, allora mi sono arrangiata appoggiandomi sul letto. Sono emozionata perché sto toccando con le mani i prodotti di Lani e di Biela, perché io i loro prodotti li ho visti solo in video grazie a Max, ma non li ho mai toccati. Allora volevo conoscerli e ci siamo messi d'accordo perché mi facciano conoscere un po' i loro prodotti. Non so cosa c'è dentro, ho chiesto solo un prodotto di cotone perché ho in idea un top molto fine per la fine dell'estate, è molto pratico. Per il resto è tutta lana o comunque misto lana, quindi non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione con i loro prodotti. Adesso io apro il pacco e li vediamo uno ad uno, però prima vi ricordo, qui che vi scrivo in alto, il codice sconto da utilizzare su tutto il catalogo, anche sui prodotti che vedete qui dentro. Vi darò anche la composizione, che è il numero del filato, i dati, insomma, e potete quindi applicare questo sconto utilizzando il mio cognome che è Rain e l'azienda in automatico vi sconta tutti i prodotti che voi avete necessità di acquistare. Bene, apriamo perché io sono curiosa, non ce la faccio più, ve lo dico veramente. Iniziamo, spero di non tirare tutto giù. Ok, scusate il rumore. No, bellissime! Allora, sono tutte delle rocche, quindi salva spazio perché quando si va a comprare un progetto, non so, dei gomitoli da 50 grammi di lana per fare una maglia dove servono circa 500-600 grammi e i gomitoli sono da 50 grammi, quindi ti ritrovi con 10-12 gomitoli che non sai dove buttarli. E, di solito voi vedete nei miei tutorial che non hanno vita lunga perché tra un passaggio e l'altro si sbottonano tutti. Quindi queste sono tutte rocchie, fantastico. Ok, questo è il cotone che avevo chiesto. È un cotone non troppo spesso, molto bello. Bene, cominciamo con questo primo prodotto. Eccomi qua con il primo prodotto, sono emozionata, ve lo dico perché è da tanto che... E qua ci sono le caratteristiche che ho ringraziato perché dopo mi dimentico tutti i dati. Allora, è un cotone a prima vista ritorto, abbastanza ritorto, è un cotone... lo trovo abbastanza greso, quindi bellissimo, che io adoro il cotone non troppo raffinato e opaco, e bianco ma ha delle sfumature gialle, oro. Aspettate che vi leggo tutto. Intanto questo è il prodotto CT 1309, poi ve lo scrivo anche qua su che così lo trovate. È una rocca misto cotone e bianco avorio. Ecco, abbiamo il 70% di cotone e il 30% di acrilico e questa rocca ha 250 grammi, 1420 metri, infinita. Se non fosse fine estate e se non avessi già 2 vestiti quasi pronti, con 1420 grammi per fare un vestito estivo ci starebbe veramente alla perfezione. Non vedo l'ora di lavorarlo. Io visto il mio progetto che avevo in testa, che è molto basico
andrò forse a metterlo o 2 volte o 3 volte, quindi lo farò diventare molto molto spesso. Come si fa? Semplicemente farò dei mini gomitoli e li andrò a lavorare insieme, però farò il necessario, quindi non avrò del prodotto in eccesso che non so dove mettere, quindi trovare tutto su una rocca per me è fantastico, e da tanto che non trovavo dei prodotti sulla rocca, veramente da tanto. Bene, passiamo al prossimo prodotto, che solo a toccarlo mi sembra di toccare un animaletto. Adesso vediamo cos'è. Il prossimo prodotto si chiama 1332 e abbiamo una rocca misto alpaca. Adesso capisco la morbidezza. Fantastico, fantastico. Guardate qua, è bellissima. È bellissima. Quando la vedo, la tocco così, me la immagino una bella sciarpa, o perché no una maglia lavorata con i feri grandi, molto leggera, ma non proprio una maglia, anzi direi quasi un coprispalle con le maniche, molto morbido che scenda sulle spalle. Fantastico. Sono 60% alpaca, 40% poliamide. Un 60% di alpaca non è facile da trovare in giro, ve lo dico. E abbiamo 200 grammi di prodotto, 1600 metri. Cioè, questi prodotti tra il primo e il secondo per me sono già impossibili da finire. Bello. È un bel grigio, è bello. È come lo vedete in video, veramente carino. Però a me mi tenta tanto questo, non vedo l'ora di vedere questo. Quindi andiamo al terzo prodotto. A me mi ha attirato tanto il gigante della confezione, della scatola. Cioè, guardate qua, faccio fatica a tenerlo tra le mani, è veramente super gigante questa rocca, è super particolare perché vedo del nero, del grigio, vedo del lamè, vedo del verde scuro, però un verde strano, un petrolio scuro. E credo che sia, ecco qua vedo anche del glicine, però è molto molto leggero. Adesso prenderò insomma le indicazioni, ma voglio proprio vedere la sfumatura. È molto lunga la sfumatura e si passa, guardate qua, non riuscirò a farvela vedere, però ci provo. Si passa da una sfumatura opaca come questa, che è nera, passiamo a una sfumatura con i brillantini, con il lamè. Mi immagino questo lavorato tipo a macchie, cioè tipo avete un pezzettino tutto nero, elegante, molto fine, pulito, semplice, e poi passi subito ad avere a fianco quel pezzo di lamè in più, è molto morbido, molto molto morbido. Quel pezzo di lamè in più, scusate, lo rimetto a posto se non faccio un casino, che gli dà quella grinta, quel carattere. È molto pesante, molto grande, quindi questa rocca non so neanche quanto pesa. Questo prodotto si chiama 1259, è una rocca mistolana grigio ardesia con lurex. In realtà io ho visto altre sfumature, quando lo lavoro sicuramente le vediamo tutte. Abbiamo 60% di lana, 37% di acrilico e 3% di poliestere metallizzato, che praticamente sono questi bei fili che adesso ve li faccio vedere, non so se li avete visti prima, guardateli. È molto molto leggera, molto calda, è molto, ti fa venire voglia di lavorarla proprio. I feri e l'uncinetto non ve lo dico perché lo andiamo a lavorare insieme, quindi in base al progetto si adegua, però vi dico il prezzo, perché io il prezzo di ogni prodotto, ma preferisco che voi andate sul sito a conoscere i colori che vi piacciono a voi. E il prezzo di questa rocca gigante, che è ben 700 grammi di prodotto, è di 16 euro, quindi circa 2 euro
ogni 100 grammi. Si fa fatica a trovarli in giro, soprattutto con questa bella composizione. Poi la sfumatura è veramente bella. Quando guardo questa rocca, a me mi viene voglia di creare una bella maglia molto larga, molto oversize, che ti sta addosso, perché qui, ragazzi, se devo essere sincera, non devo complicarmi la vita con dei punti. Bisogna utilizzare punti semplici, lavorati con un uncinetto molto grande che dà morbidezza e vapore, e lasciare tutto fare al filato, che è veramente bellissimo. Quindi complimenti, questo è veramente un prodotto fantastico. Poi quel luccichio a noi donne non ci basta mai, diciamoci la verità. Ci sono anche questi quattro, anche lui l'ho visto, però mi sto trattenendo. Andiamo in ordine, passiamo al prossimo prodotto. Che dire di questi colori? Sapete che adoro il fucsia, il rosa. Questo è uno sfumato molto molto bello, sui toni molto caldi. Vediamo il nome, è il 1329. Abbiamo una rocca mistolana, vinaccia e glicine, bottonato, scusatemi, fucsia. Il bottonato, vi dico subito cos'è, che così so che ci sono tante persone arrivate da poco sul mio canale e magari certe parole non le conosci. Sono questi bottoncini buttati qua, vedete questo qua, questo qua, questo qua. Ogni tanto nell'arrotolare il filo, l'azienda quando lo lavora ci butta dentro un po' di colore. Qui lo ritroviamo, ve lo anticipo un attimo, con diversi colori, vedete. Qua invece restano sullo stesso tono. Abbiamo di base la vinaccia, anche se a me mi piace più vederla un po' come un color cipolla scuro. Il glicine è la parte diciamo un po' meno rispetto alla vinaccia. Poi abbiamo questo fucsia che viene buttato lì. Abbiamo 50% di lana, 47% di acrilico e il 3% di viscosa. Addirittura non me l'aspettavo la viscosa. Ecco, la viscosa con la lana ha il suo perché tiene caldo, ma nello stesso momento, grazie al fatto che la lana, lo sapete, è un prodotto naturale, è molto traspirante. Con la viscosa ancora di più. Non vedo l'ora di metterlo all'opera. È uno spessore medio, quindi si lavora molto bene. Sono tutti prodotti finora, se devo essere sincera, dove l'uncinetto e i feri sono da provare, sono molto da provare, e soprattutto decidere bene quello che si vuole creare e in base a quello riuscire ad adeguare il tutto. Con lui vi ho detto mi piacerebbe fare una sciarpa perché è leggerissimo, o un coprispalle. Lui una maglia oversize, questo lui non mi sfugge, o se no una giacca, un cardigan. Con lui si può fare di tutto perché ha una dimensione media, quindi è molto bello. Bene, passiamo al prossimo prodotto. Ah, scusatemi, non ho detto il peso, sono 340 grammi qui e sono 1190. Finora abbiamo avuto dei prodotti dove superavano i 1000 metri, quindi si può creare assolutamente un progetto dall'inizio alla fine, non c'è il rischio di rimanere senza filato, anzi secondo me avanza tanto filato rispetto a tanti altri progetti. Prossimo prodotto, vado a sinistra o vado a destra? Dai, vado a destra. Oh, morbidoso, molto 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 morbido. Un bel grigio perla, io lo vedo, vediamo un po'. Intanto è il 1363, vi metterò anche dopo i dati. Abbiamo una rocca mistolana, è
è un grigio chiaro, abbiamo il 45% di lana, 50% di acrilico e il 5% di poliestere. Vediamolo un po'. Beh, la lana la si capisce subito perché crea questo pelletto molto caldo. Poi abbiamo l'acrilico e il poliestere, che sicuramente è il corpo del filo. Molto bello, molto media dimensione, quindi secondo me si lavora molto bene. Anche qua uncinetto grande. Uncinetto grande perché se si lavora con un uncinetto piccolo c'è il rischio che questo pelletto bellissimo della lana che voi vedete, io sto toccando, lo si schiaccia, lo si sacrifica e non va bene. Essendoci il 50% di acrilico e il 5% di poliestere, quindi un 55% di extra rispetto alla lana, quindi la parte centrale, con un progetto con questo filato c'è il rischio che anche dopo il lavaggio non perda la sua forma. Si sa che la lana un po' la si perde, quindi si lavora sempre molto largo perché dopo c'è il rischio che si ristringa. Invece con un prodotto come questo, scusate, non c'è questo rischio. Abbiamo 350 grammi e sono ben 1220. Non si smentiscono, quindi molto grandi queste rocche, molto cariche, molto belle. Veramente sono molto soddisfatta. Abbiamo gli ultimi due prodotti, state con me. Prossimo prodotto, lo so che dovrei andare in ordine, dovrei farvi vedere questo, aspettate che ve lo faccio vedere così. Ecco, ho fatto un casino, però vado con lui perché questo è particolare, devo lasciarlo per ultimo, resistete. Oh, bello, 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 bello. È sottile e colorato, ma ha un colore molto fine, molto molto elegante. Vediamo la base. Intanto si chiama 1300. Abbiamo una rocca in mistolana stoppino. Vedete che la torsione c'è, ma è molto leggera. E il filato, ci sono la lana, vedete, è proprio spinta proprio nel cuore del filo, è abbottonato come avevo detto prima, ci sono tutti questi colori, all'arancio, il viola, il giallo, avevo visto anche un po' di verde, guardate il bluette, sono questi punti luce che quando si lavora con un filato così bisogna utilizzare punti molto semplici e molto chiari, cioè nulla vi vieta di utilizzare un punto aperto, quindi con una decorazione o quello che volete, ma che non sia esageratamente complicata, ci deve essere una lettura semplice, altrimenti si fa, a parer mio, un po' un pasticcio. Abbiamo 50% di lana, 40% di acrilico e 10% di lino. È la seconda rocca che va a utilizzare dentro, oltre alla lana, un prodotto estivo, quindi immaginatevi quanta leggerezza possa dare un filato così particolare. Questa rocca ha 300 grammi e a 1050 metri e vi dico, perché ricordatevi che avete il 10% di lino, il costo di questa rocca è di 8 euro, meno di 3 euro ogni 100 grammi, abbiamo 1050, quindi più di 300 grammi, scusate, 300 metri per 100 grammi di prodotto, quindi veramente fantastico. Sembra sottile, sembra molto sottile, però vi posso assicurare che anche qua, se non si va a utilizzare un uncinetto grande o chi lavora ai ferri, dei ferri grandi come per il grigio, la parte di lana, questo pelletto fantastico che voi vedete qua che viene creato, nel prodotto finito all'uncinetto non c'è, quindi non bisogna sacrificarla. Io lo vedo bene da lavorare con un 4.
4, 4,5, veramente vaporoso, che che gli faccia vedere, diciamo, l'anima. Bene, vediamo anche l'ultimo prodotto, poi vi dico la mia considerazione generale. Vediamo anche l'ultimo prodotto, che è il must, proprio, cioè io l'ho visto in ogni negozio dove sono andata nel scorso inverno, il filato pelloso, cioè il filato, maglie, forse anche dei pantaloncini, no? Delle gone, forse ho visto dei vestitini, dei cardigan, delle giacche, tutte lavorate con questi filati pellosi, e ammetto che mi sono comprata anche io un cardigan, quindi è proprio la moda e non fa niente, noi manteniamo la moda anche quest'anno. Allora, il prodotto è il 1313, così lo cercate sul sito e riuscite a trovarlo subito. È una rocca di poliamide nero, blu, verde e viola. È un 100% poliamide, abbiamo 450 metri, 1260, 450 grammi, scusate, al contrario, 1260 metri, quindi infinita. Guardate i colori, cioè non c'è bisogno che vi dica più di tanto, voi dovete solo guardare i colori. In pratica c'è la sfumatura sia del pelo, però più che altro secondo me è dell'anima che si vede un po' di più. L'anima bluette, viola, verde scuro, quindi è un altro di quei prodotti dove lavora da solo. All'uncinetto bisognerebbe utilizzare un uncinetto molto grande, oppure da utilizzare insieme a un altro filato, però perché no, da utilizzare con i feri. Ma è da un po' che non faccio un progetto con i feri, quindi magari ci facciamo una bella maglia tutta luccicosa per le feste. La stola, cioè la stola qua, altro che stola, ce ne facciamo 2 o 3, perché il prodotto è veramente tanto, sono 1260 metri, quindi veramente fantastico. Molto contenta. Prima di lasciarvi vi dico le mie considerazioni. Non li conoscevo, non conoscevo Lane di Biela, sono felice della conoscenza, sono felice dei prodotti che ho toccato oggi. Ho chiesto loro di farmi conoscere alcuni loro prodotti, perché avevo proprio piacere di toccare, sentirli e immaginare quello che potevo creare, e sono veramente contenta. Il primo da mettere all'opera sicuramente è il cotone. Come ho detto prima, ho un progetto in mente ben preciso e andrò a farlo mettendo il filato anche 2 o 3 volte. Adesso vediamo, farò delle prove, perché ho bisogno che questo progetto diciamo un toppino un po' particolare, e l'ho immaginato con un filato molto grosso, non con la lana perché fa ancora assolutamente caldo, quindi andremo a utilizzare questo prodotto. Poi gli altri mano a mano. Adesso io ho bisogno del vostro aiuto. Vi ho detto i codici, vi li ho scritti anche qua su. L'unica cosa, ho bisogno di capire quale vi piacerebbe vedere per primo. Io sono molto incuriosita di lui, però sicuramente è un prodotto da indossare già quando l'inverno si fa sentire parecchio. Gli altri, essendo un po' più sottili, vanno bene anche per le mese stagioni. Sono molto felice, molto contenta della cosa, bellissimi colori. L'unica cosa che mi resta è mettermi all'opera, e grazie a voi avrò un po' di indicazioni su con cosa iniziare per prima. E ricordatevi, il codice sconto è valido ancora, quindi utilizzatelo finché si può. Bisogna solo scrivere il mio cognome, Rain, e basta. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione, grazie tanto per la partecipazione, e fatemi sapere quale avete preferito di tutte queste meraviglie, che sono ben 7 prodotti, tutti diversi tra di loro, ma assolutamente bellissimi. Ciao, alla prossima!